Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi vi voglio dimostrare che non c'è bisogno di spendere molti soldi per divertirsi in macchina. Ci credete che la MG dietro di me costa come una city car? La svalutazione è o non è una cosa bellissima? Come vi ho già anticipato nel video, la MG che sto guidando oggi praticamente costa l'equivalente di una city car. Oggigiorno macchine così potenti e purtroppo anche esose da mantenere si trovano sul mercato dell'usato veramente a prezzi convenienti. Se siete appassionati di macchine e volete spendere poco per comprare una macchina con molti cavalli che vi diverte, beh, la Mercedes E55 MG è certamente una di quelle. Se vi ricordate, recentemente ho provato la Mercedes SLR McLaren e questa classe E è sempre degli stessi anni. E come l'SLR, secondo me, anche la linea di questa generazione di classe E, devo dire che non solo è bellissima, ma che è anche invecchiata molto bene. E datemi pure del pazzo, io preferisco la linea di questa generazione di quella attuale. La trovo essere una macchina con molta personalità. Se prendete una classe attuale e la mettete accanto a una classe C o una classe S, io onestamente non le so riconoscere. Mi sembrano tutte uguali. E questa classe comunque riesce a passare abbastanza inosservata. Ovviamente l'appassionato la riconosce subito dai cerchi e dai 4 terminali di scarico. Ovviamente anche da quando aprite il gas. Perché sì, per il prezzo di una city car vi portate a casa anche un sound veramente rabbioso. Davanti abbiamo un gigantesco V8 da 5 litri e 5 con un grosso compressore volumetrico. E i numeri, anche se stiamo parlando di una macchina con più di 14 anni, sono ancora di tutto rispetto. 475 cavalli e, ascoltate bene, 700 Nm di coppia. L'SLR che ho provato poco tempo fa aveva 780 Nm di coppia. Quindi se per caso dovete traslocare, spostare tutta la casa, questa macchina va benissimo per trainarla. Ha una coppia veramente spaventosa. Per non parlare del sound che è veramente rabbioso e cattivo, tipico dell'MG. Quindi per circa 15.000 euro, perché questo è il prezzo medio di una classe 55 usata, vi portate a casa non solo una berlina dalle alte prestazioni, 0 a 100 in circa 4.7 secondi, ma vi portate a casa una berlina che è lussuosa e comoda. E questa ha veramente tutti gli optional: doppio tetto apribile, sedili regolabili, sedili massaggianti, e una funzione che mi piace molto è anche il fatto che il sedile è adattivo. Le fiancate si gonfiano e si sgonfiano in base al comportamento in curva della macchina, e ciò ti permette di non muoverti troppo in curva. Sono dei sedili non solo molto comodi ma anche molto sportivi. È un motore veramente cattivo. Grazie al compressore volumetrico si ha tanta coppia e potenza fin dai bassi regimi. E come qualsiasi MG che si rispetti, appena dai gas vedi la spia del controllo di trazione che inizia a lampeggiare. Devo dire che proprio come l'SLR un difetto di questa macchina è il cambio, non solo perché ha le stesse palette, che non sono palette, sono bottoni, ma è proprio lo stesso tipo di cambio, 5 rapporti, che non è molto immediato nelle cambiate. Infatti una macchina così si guida solamente in automatico, in manuale secondo me è sprecata.
Cambio a 5 rapporti, e la scelta di Mercedes di utilizzare questo cambio è perché questo tipo di trasmissione è molto robusta e riesce a reggere senza problemi la coppia mostruosa di questa macchina. Troviamo ad esempio questo cambio anche sulla vecchia Maybach, che ha un V12 biturbo con veramente ancora più coppia. Se non avete paura di fermarvi spesso dal benzinaio, beh, ovviamente un motore così grande scordatevi di consumare poco. Questo farà mediamente 4-5 km al litro, non di più, però se spendete così poco per una macchina così potente potete anche tenere conto di spendere un po' di soldi dal benzinaio. Il problema è che questa macchina non solo consuma tanta benzina, ma se avete il vizio di guidare coi controlli spenti, probabilmente consuma più gomma che benzina. Anche con i controlli accesi pattina comunque, avete sentito quella piccola sgommata? Si può definire un AMG vecchia scuola, molto ignorante, con un'elettronica non molto raffinata. Se spegni i controlli è sempre dietro a sgommare, invece con i controlli accesi la senti che l'elettronica è un po' invasiva e non ti permette di scaricare in modo fluido la potenza, però è divertente così. No, comunque va veramente forte. È incredibile pensare che con i soldi di una city car oggigiorno si può comprare una macchina così completa e così potente. E non parlo solo di E55, ma potete vedere nel range di 15.000 euro che macchine come una vecchia BMW M5, una vecchia classe S AMG, un S8, sono tutte macchine che sì, sono costose da mantenere, ma se trovate una macchina che ha avuto la manutenzione giusta, vedete che è in perfetto stato, perché no? Compratela. La classe E55 che sto guidando del mio amico che è qui accanto, lui l'ha comprata, che ha sì più di 200.000 km, però è una macchina unico proprietario, sempre tagliandata, tenuta bene, ed è una macchina che se trattata bene può fare altrettanti chilometri. Una bellina dell'impronta sportiva, però devo dire che anche a guidarla alle basse velocità qui in città è veramente piacevole da guidare. Volante morbido, le sospensioni d'aria sono veramente comode. Ecco, devo dire che se magari cercate una di queste usate dovete dare una controllata alle sospensioni ad aria, perché ecco, diciamo che se danno problemi o devono essere sostituite, quelle sono una bella spesa, però per il resto stiamo parlando di una macchina tedesca con un grosso motore, una macchina molto solida e affidabile. Il bello è che ogni volta che do gas la gente si gira, si guarda intorno, sente sto casino, però non capisce da dove viene. Perché come ho detto è una macchina molto discreta. Fantastico. Per chi degli italiani a questo momento del video sta già guardando su internet i prezzi di queste, beh, forse la spesa più fastidiosa è come sempre il bollo e il super bollo, perché una macchina così, anche se si paga, una macchina così discreta, che sto deficiente non ci ha visto, lo stanno percentuando. Come nel video. Che deficiente. Stavo dicendo, tra bollo e super bollo, una macchina che paga circa 2.200 euro all'anno. Non è poco, considerando che si trova più o meno 15.000 euro. Se ci mettete dentro anche la benzina e la manutenzione, ecco, senza problemi in un anno arrivate a spendere solo per mantenerla circa il 30% di quello che l'avete pagato. Però se devo essere onesto, mi piacerebbe veramente tanto avere una macchina così come terza macchina, la 500 da utilizzare tutti i giorni, una sportiva adesso l'M3, e anche questa da utilizzare ai weekend, e sarebbe molto divertente. Il mio benzinaio sarebbe molto contento. Lo vedete il mio sorriso, ragazzi? Vedete, non c'è veramente bisogno di spendere tanti soldi su una macchina per divertirsi. Questa vecchia classe E ne è la prova, veramente divertente.
vedere qui sul dritto è un motore che ha una potenza, una fluidità fino al limitatore che è pazzesca, non si ferma mai di erogare potenza, è veramente cattiva, rabbiosa. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete fatto, grazie Dale per avermi fatto provare la sua classe D e come sempre grazie per la visione, ciao!